Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova video ricetta. Oggi prepareremo una ricetta classica della tradizione italiana, più precisamente dell'Emilia Romagna. Prepareremo la piadina romagnola in versione vegana e anche proteica. In queste piadine, a differenza dello strutto che si trova nella classica ricetta delle piadine, troviamo semplicemente una piccola quantità di olio extravergine di oliva. In più sono preparate utilizzando un mix di farine, quali la farina zero, quella di semola, la farina di ceci, quella di avena e anche la farina di glutine, che renderà le nostre piadine estremamente elastiche e super proteiche. Preparare queste piadine è un'operazione semplicissima, vi basterà unire le farine all'acqua calda e a un filo d'olio d'oliva, impastarle, lasciarle riposare, stenderle e cuocerle su una piastra. Ogni piadina avrà un peso di circa 100 grammi e conterrà al suo interno ben 18 grammi di proteine e 35 di carboidrati. Se pratichi sport, quindi sei uno sportivo e vuoi un pranzo a basso contenuto calorico ma ricco di proteine e vegano soprattutto, queste piadine sono veramente eccezionali. Quindi senza perderci in ulteriori chiacchiere, passiamo alla preparazione di questa straordinaria ricetta. Iniziamo la preparazione di questa ricetta versando 50 g di farina di semola all'interno del contenitore dell'impastatrice. Aggiungiamo anche 50 g di farina di avena, 50 g di farina 00, aggiungiamo anche la farina di ceci. Io sto creando un mix di farine per riuscire a ottenere una piadina che sia ben bilanciata a livello di macronutrienti. Infine andremo ad aggiungere i 50 g di farina di glutine. Una volta che avremo aggiunto tutte quante le farine, aggiungeremo il lievito alimentare, 15 grammi, andiamo ad aggiungere 10 g di sale e infine diamo da bere al nostro impasto e versiamo i 125 g di acqua calda direttamente all'interno del contenitore. Dopodiché trasferiamo il contenitore, aspettate che lo sposto. Io ho utilizzato questo mix di farine per ottenere un composto finale, cioè una piadina che sia correttamente bilanciata da un punto di vista di macronutrienti, proteine, grassi e carboidrati. Infatti all'interno di una sola piadina da 100 grammi troveremo circa 35 grammi di carboidrati, 18 di proteine e soli 6 grammi di grassi. Incastriamo qua il nostro robottino tuttofare. Certo, se volete impastare a mano siete liberi di farlo, ma io ho lei che lavora egregiamente, quindi ne approfitto. Dopo qualche minuto che stiamo impastando andremo ad aggiungere l'olio d'oliva e lasceremo impastare tutto per almeno 10 minuti. Ok, una volta raggiunta una consistenza abbastanza liscia, questo è il panetto che ci ritroveremo. Vedete la consistenza? È veramente ottimo. Adesso, dato che l'impasto dopo tutto questi minuti di lavoro è stanco, lo andremo a mettere in un contenitore e lo faremo riposare per almeno 15 minuti. Trascorso il tempo necessario a far riposare l'impasto all'interno del frigorifero, lo andremo a dividere in 4 panetti. Ogni panetto avrà un peso di circa 100 grammi. Una volta formati i 4 panetti li andremo a rendere più tondi possibili, dopodiché li andremo a stendere per formare le nostre piadine. Iniziamo a stendere col mattarello cercando di fare una forma più tonda possibile. Il diametro dovrà essere al massimo di 20 cm.
Una volta che la piadina sarà stesa per bene, la andremo a cuocere sulla nostra piastra bella rovente. Le piadine dovranno cuocere per almeno 20-30 secondi per lato e le andremo a rigirare di volta in volta fino a quando non saranno appunto cotte. Guardate che spettacolo! E il profumo che emana. Guardate quante bolle. Una volta che la piadina sarà cotta, la metteremo all'interno di un piatto contenitore e un segreto per mantenerla morbida sarà quella di ricoprirla con un coperchio. Questo farà sì che l'umidità rimarrà all'interno della piadina e la renderà estremamente morbida e potrete arrotolarla con tutte le farciture che preferite metterci dentro. Una volta che le piadine saranno cotte, le potremo farcire come più ci piace. Le potremo riscaldare in padella o mangiarle direttamente così a temperatura ambiente. Io per mangiarle ho deciso di preparare una crema di avocado, aggiungere qualche fettina di pomodoro e una foglia di lattuga. Dopodiché la ripieghiamo su se stessa o in questo caso la possiamo anche arrotolare. Così. E che dire, dopo averla preparata, condita, è arrivato il momento dell'assaggio e io me la pappo. È buonissima, è morbidissima, è super saporita. Spero che la ricetta di oggi vi sia piaciuta. Vi invito quindi a lasciare un like al video e iscrivervi al canale per non perdere le nuove ricette. Ci vediamo alla prossima. Io intanto questa continuo a paparla.